Dante Alighieri, vita e opere. In un'epoca segnata da guerre intestine, fermenti religiosi, passioni politiche e rivoluzioni del pensiero, nasce a Firenze nel 1265 uno dei più grandi poeti della storia dell'umanità, Durante Alighieri, che tutti conosceranno semplicemente come Dante. Firenze nel XIII secolo è una delle città più vivaci d'Europa. Crocevia di mercanti, artisti, filosofi e uomini politici, è anche un campo di battaglia ideologico, divisa tra Guelfi e Ghibellini, tra potere spirituale e potere temporale. In questa Firenze, splendente e sanguinaria, Dante si forma, si innamora, scrive, combatte e poi viene esiliato. E proprio da questo esilio nasce la sua più grande opera. Dante nasce in una famiglia dei cosiddetti popolani ricchi, riceve un'istruzione di altissimo livello, studia grammatica, retorica, filosofia, teologia, astronomia, musica e si avvicina presto ai grandi classici latini, Virgilio, Ovidio, Lucano, Boezio, ma anche agli autori cristiani e ai pensatori scolastici come Tommaso d'Aquino. Fondamentale nella sua formazione è l'incontro con Brunetto Latini, suo maestro e mentore, che Dante ritrarrà con commossa gratitudine nella Divina Commedia, pur collocandolo tra i dannati dell'inferno per le sue inclinazioni considerate peccaminose nel Medioevo. Ma l'insegnamento più profondo di Brunetto è forse l'amore per la grandezza morale e civile della parola. Dante incontra per la prima volta Beatrice Portinari in giovanissima età. È un incontro che segna la sua vita e la sua poesia. La rivede 9 anni dopo e da quel momento l'amore per Beatrice diventa qualcosa di più. È una figura idealizzata, simbolo della grazia, della virtù, della salvezza. La morte prematura della donna, nel 1290, getta Dante nel dolore, ma dà anche origine alla sua prima grande opera letteraria, La Vita Nova. In questo piccolo gioiello in prosa e poesia, Dante racconta il suo amore per Beatrice in una chiave spirituale e filosofica, dando vita al dolce stil novo che esalta l'amore come via verso la conoscenza a Dio. È un linguaggio nuovo, elegante, musicale, che Dante perfeziona fino a farne un mezzo espressivo potente e universale. Ma Dante non è solo poeta d'amore, è anche cittadino impegnato, intellettuale militante, uomo del suo tempo. Si schiera con i Guelfi, la fazione favorevole al Papa, e partecipa attivamente alla vita politica fiorentina. Nel 1300 viene eletto priore della città, una delle cariche più alte, ma le divisioni interne ai Guelfi, tra bianchi e neri, si fanno sempre più aspre e Dante, schierato con i bianchi, viene condannato all'esilio nel 1302. Non tornerà mai più a Firenze. L'esilio è lacerazione. È in questo lungo peregrinare tra Verona, Bologna, Lucca e Ravenna, ospite delle corti italiane, che Dante scrive la sua opera più monumentale, La Commedia. Inizia a comporla intorno al 1304 e la conclude poco prima della sua morte, nel 1321. La chiama semplicemente commedia, perché inizia nel dolore dell'inferno e termina nella beatitudine del paradiso, e la scrive in lingua volgare, perché sia accessibile a tutti. Sarà Boccaccio ad aggiungere l'aggettivo divina, riconoscendole l'immensa grandezza. La Divina Commedia è un'opera universale, un viaggio attraverso i 3 regni dell'aldilà, inferno, purgatorio e paradiso, che è al tempo stesso un viaggio interiore, morale, teologico e politico. Dante, smarrito nella selva oscura, viene salvato da Virgilio, che lo guiderà attraverso l'inferno e il purgatorio, e poi da Beatrice, che lo condurrà in paradiso.
L'inferno è una galleria potente e drammatica di anime dannate. Ci sono i traditori, gli eretici, i lussuriosi, i simoniaci, i violenti. Ogni pena corrisponde, secondo la legge del contrappasso, al peccato commesso. Dante non risparmia nessuno: papi corrotti, re, condottieri, eroi, filosofi, amici e nemici. Nel Purgatorio il tono cambia. Qui le anime si purificano con fatica, ma anche con speranza. L'ascesa è lenta e faticosa, ma ogni passo è avvicinamento alla luce. La poesia diventa più pacata, luminosa, contemplativa. Infine, nel Paradiso, Dante sale di cielo in cielo, accompagnato da Beatrice e nella parte finale da San Bernardo, incontrando anime beate, angeli, santi, fino alla visione finale di Dio. Il linguaggio si fa sublime, metafisico, talvolta oscuro, ma sempre teso verso la luce. La visione di Dio nell'ultimo canto è una delle pagine più alte della letteratura di tutti i tempi, culminando nei celebri versi «L'amor che muove il sole e l'altre stelle». Nel canale puoi trovare i video dedicati a ciascuna cantica, Inferno, Purgatorio e Paradiso, con riassunti dettagliati e immagini evocative, per capire meglio il senso profondo del viaggio dantesco. I link si trovano in alto a destra e sotto nella descrizione. Ma Dante non è solo la commedia, scrive anche importanti opere filosofiche e linguistiche. Nel Convivio, una sorta di banchetto del sapere, Dante tratta di etica, amore e scienza. Nel De Vulgari Eloquentia, scritto in latino, difende la dignità delle lingue volgari, anticipando l'idea di una lingua nazionale. E nel De Monarchia, secondo la pronuncia latina, testo di grande coraggio politico, afferma l'indipendenza dell'imperatore dal potere del Papa, in una visione laica e razionale del potere universale. Dante muore a Ravenna nel 1321, poco dopo aver terminato il Paradiso. La sua tomba si trova ancora lì, nonostante i tentativi della città di Firenze di riportarlo a casa. Simbolicamente, Dante è diventato il figlio esiliato di una patria che lo ha capito troppo tardi. Ma il suo destino era quello di parlare al mondo. Nei secoli, la sua opera è diventata modello di lingua, simbolo di identità nazionale, fonte di ispirazione per artisti, filosofi, scrittori, cineasti. Da Petrarca a Eliot, da Mandelstam a Borges, da De Sanctis a Pasolini. Ogni generazione ha riscoperto Dante e ne ha fatto uno specchio del proprio tempo. Perché Dante non è solo un poeta, è una coscienza critica, una voce profetica, un artista che ha trasformato il dolore in visione, la parola in rivelazione. In un mondo smarrito, l'opera di Dante ci invita a non perdere la direzione, a riconoscere i nostri peccati, a risalire con fatica, a credere nella giustizia, nell'amore, nella verità. Ecco perché, ancora oggi, dopo 7 secoli, la sua commedia è davvero divina.